Ciao, benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo le energie per il mese di novembre. Come al solito abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima con l'opale bianco, la seconda con l'ametista viola e la terza con il quarzo rosa. Potete fermare il video, scegliere con calma seguendo l'intuito, la variante che vi comunica di più e poi scorrere il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella dell'opale bianco. Vediamo subito le energie del mese, poi dettagli con i tarocchi ed infine i consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo la grande madre dell'aria, che indica un contrasto anche proprio a livello interiore tra ciò che vogliamo e ciò che facciamo, ciò che è lontano da noi, che in realtà desideriamo, quindi una certa pena, una certa insoddisfazione. Vediamo però i dettagli con le carte dei tarocchi. La prima parte del mese vede il 5 di bastoni all'inizio, l'appeso, il re di spade, la fase centrale del mese vede la carta dell'innamorato, il 9 di bastoni e il 9 di coppe. L'ultima parte del mese vede il 5 di denari, il mago o il bagatto e poi infine finisce con l'asse di spade. E l'ultima carta vediamo che è la carta del matto. Dunque, la prima parte del mese vi vede come fermi, nella impossibilità di muovervi. Avete molti pensieri che vi impediscono di agire. Perché il 5 di bastoni può indicare varie attività che vi spingono e tirano da una parte e dall'altra e anche pensieri contraddittori, non riuscite a dare una priorità alle vostre, una lista di priorità, diciamo, alle vostre esigenze. E questo fa sì che siate così appesi, appunto, come l'appeso, nel senso che non potete muovervi e state fermi, un po' come dire, bloccati, ecco, soprattutto proprio a livello mentale, direi. Però anche proprio perché ci sono varie attività frenetiche che ehm, anche richiedono la vostra attenzione e quindi non avete la possibilità in realtà di riflettere bene sulle vostre azioni, quindi nel frattempo state come un po' fermi. Il re di spade indica proprio anche un po' questa necessità di fare una lista di priorità, di chiarire le idee, di prendere delle decisioni anche decise, nel senso senza dubbi, senza rimorsi. La figura del re di spade
una figura forte, una figura molto cerebrale, e quindi riflette, ma poi una volta che ha deciso va avanti per la sua strada in maniera equilibrata, perché comunque è un re e quindi non ha eccessi, diciamo, è comunque una persona saggia, anche se appunto un po' univoca nel suo modo di pensare, nel senso che una volta che ha deciso la strada, quella è. E voi dovete appunto acquisire questa chiarezza mentale che non vedo all'inizio del mese. Avete nella parte centrale si notano dei desideri, dei traguardi che volete raggiungere, ma siete come continuate ad essere un po' bloccati nell'azione, siete sulla difensiva, vi chiudete un po' a riccio, come indica il 9 di bastoni, come se appunto aveste paura di prendere delle decisioni. Queste decisioni sono rappresentate dalla carta dell'innamorato, che è appunto legata al concetto di decisione. Solitamente è una decisione di alto livello, essendo appunto un arcano maggiore, quindi non è una decisione triviale, è una cosa importante e solitamente viene legata a una decisione tra ciò che è conveniente, ciò che in realtà uno vorrebbe fare. Quindi ci sono due strade tra cui scegliere, quella più in linea con la vostra natura e quella più saggia o più conveniente, che però non vi stimola. E appunto nella impossibilità di decidere vi rinchiudete a riccio e date un po' le spalle a questi desideri che stanno in realtà sempre nella testa vostra, perché vedete l'uomo del 9 di bastoni dà le spalle alle coppe che in realtà vorrebbe avere. Quindi siete come se ignoraste dei desideri, delle esigenze che in realtà sarebbero importanti per voi, però appunto nell'impossibilità di prendere una decisione definitiva, siete come nell'imbarazzo della decisione, della scelta, e quindi al momento questi desideri sono un po' così nei vostri pensieri, nella vostra testa, però diciamo non siete troppo, come dire, un po' anche affaticati mentalmente, un po' spaesati e spaventati dal dover prendere appunto una decisione. Però la fine del mese vede che c'è, come dire, una esigenza esterna che vi spinge a dover avviare un nuovo cammino, a prenderla questa decisione, perché il 5 di denari è una situazione esterna, qualcosa che vi spinge a dover prendere questa decisione, a scegliere quale cammino proseguire, perché appunto è una situazione di scarsezza, scusate, di scarsità, per cui vi trovate in un momento in cui a livello materiale evidentemente dovete sopperire in qualche modo a delle esigenze, avete dei bisogni da dover effettivamente salvaguardare, insomma, riuscire a trovare le risorse per appunto non soltanto realizzare dei desideri che avete, ma proprio far fronte a dei bisogni concreti. Trovandovi in questa necessità, decidete appunto di
avviare un nuovo inizio, prendere una decisione anche abbastanza decisa, perché queste due carte insieme indicano proprio una certa assertività da parte vostra, una volontà con la carta del mago di appunto avviare un nuovo inizio, dare vita a una nuova fase con l'asso di spade. La carta del mago è molto bella perché proprio indica che è una decisione vostra, che è la vostra volontà, che vi sentite sicuri comunque di voi stessi e della decisione che volete prendere, il cammino che volete intraprendere, avete tutte le risorse per iniziare una nuova avventura, una nuova fase, mentre l'asso di spade è proprio l'idea che riuscite veramente alla fine a chiarire la vostra testa su questa questione, riuscite a prendere una decisione e, in maniera decisa e anche ad iniziare un nuovo cammino, perché comunque si tratta di un asso e indica proprio un nuovo percorso, un nuovo inizio, e questo alla fine del mese. È una cosa nuova, evidentemente per questo è un po', come dire, vi spaventa un po', e abbiamo infatti la carta del matto che indica proprio mm, come dire, un tabula rasa, un riniziare un po' da zero, andare verso un percorso di cui non si conosce nulla, iniziare un'avventura, senza veramente sapere dove andrà a finire, come finirà, appunto. E questa è un po', la ragione per cui ci mettete tutto un mese per poi alla fine decidere di iniziare quell'attività, quel percorso, quel lavoro o una qualsiasi altra cosa che appunto inizierà un nuovo percorso, un nuovo cammino per voi. Sarete spinti a farlo, ripeto, perché appunto ci saranno dei bisogni a cui sopperire, da tenere in conto. Quindi questo in generale, riassumendo, avete vari percorsi tra cui scegliere, ci sono varie idee nella vostra testa, dovete fare chiarezza, non riuscite a mettervi in azione, non riuscite a decidere perché soprattutto alla fine, al metà mese, ci sarà una scelta da compiere, una decisione che vorreste compiere, ma che siete frenati a farlo per una certa paura, per anche, come dire, ferite passate, esperienze non andate benissimo in passato che appunto vi frenano dal lanciarvi in questi nuovi percorsi, queste possibilità che possono essere davanti a voi. Alla fine riuscirete a fare questa scelta, a prendere questa decisione, però più che altro spinti proprio da dei bisogni che sono arrivati alla fine del mese, che vi costringeranno a iniziare un nuovo percorso. Però in realtà io vi vedo molto sicuri di voi stessi alla fine, quindi non è una decisione poi, è come se in realtà tutto questo mese sia stato sia di preparazione a un salto che riuscite a fare a fine mese, ma non è una decisione, infatti c'è l'asso di spade, è presa alla leggera, appunto, o senza riflessione. La riflessione c'è. Quindi quando decidete di prendere questa decisione, di avviare questo cammino, avete tutte le informazioni, tutti i conti fatti, è una decisione ponderata, appunto, anche se comunque rimane un po' il salto nel vuoto, perché evidentemente i nuovi cammini fanno sempre un po' paura a tutti.
A livello lavorativo, appunto, evidentemente c'è un percorso alternativo se non avete lavoro, magari c'è la possibilità di avere un lavoro, ma non siete sicuri, avete un po' paura, anche se in realtà vi piacerebbe l'idea, e alla fine appunto riuscirete a prendere una decisione e appunto secondo me deciderete poi alla fine di prendere questa offerta di lavoro. Se state già lavorando, magari c'è un nuovo progetto, un nuovo percorso lavorativo che è davanti a voi e che voi non sapete esattamente se vale la pena o meno, insomma siete spaventati perché appunto evidentemente è qualcosa di nuovo e vi spaventa, però appunto alla fine del mese per bisogni che vengono fuori, per necessità impellenti, sarete portati poi alla fine un po' spinti a prendere questo tipo di nuovo percorso che vi è stato offerto. Dal punto di vista sentimentale vi vedo molto frenati all'inizio del mese con la carta appunto dell'appeso. Mi dà proprio l'idea in questo caso però che ci siano delle discussioni, dei rapporti un po' così non necessariamente rosei con questa figura rappresentata dal re di spade, ovvero una figura molto decisa, molto razionale e anche molto forte di carattere e che evidentemente è anche un po' rigida in questo caso e quindi voi vi sentite un attimo bloccati da questa figura che può essere appunto il vostro partner come qualcuno che frequentate. Nella parte centrale del mese c'è la carta degli amanti che notoriamente appunto riguarda l'amore e quindi diciamo c'è una relazione nella vostra vita o almeno la possibilità che ci sia e che può essere anche molto soddisfacente con la carta del 9 di coppe, però anche in questo caso io vi vedo molto sul chi vive, probabilmente per esperienze passate e quindi è come se col 9 di bastoni vi chiudeste un po' a riccio e quindi cioè non so, non dà proprio l'idea che state, che vogliate aprirvi a una relazione, ecco. Anche se nel fondo lo vorreste, però appunto siete molto sul chi vive, siete molto sulla difensiva, ecco. L'ultima parte, io a livello affettivo vi vedo molto decisi, molto assertivi. ehm, Sinceramente non vedo carte che annunciano sentimenti forti, anzi il 5 di denari indica una certa povertà che può anche indicare povertà di sentimenti, poi con la carta dell'asso di spade indica proprio decisioni razionali, quindi anche fare poi magari dei tagli con delle persone che vedete, quindi per chi non è in una relazione ma magari già frequenta così, saltuariamente, insomma, sta frequentando qualcuno, direi che alla fine del mese avete molta, come dire, puntate su voi stessi, ecco, e potreste anche appunto decidere di tagliare questa frequentazione, di passare oltre. Per altri di voi che magari sono in una relazione, il 5 di denari può semplicemente indicare che ci sono dei bisogni a livello di coppia
anche di tipo materiale che riuscirete ad affrontare insieme, dove voi però sarete un po' la figura guida, quella che darà la direzione su come proseguire queste, per poter appunto far fronte a queste necessità che voi come coppia appunto dovrete affrontare. Quindi in generale se per tutti, chi in coppia e chi no, ci sono all'inizio del mese dei diverbi o comunque delle discussioni anche in maniera tranquilla, però insomma magari voi volete fare una cosa, il vostro partner è molto rigido con il re di spade, quindi non sapete come, siete un po' così bloccati. Però appunto se siete in coppia la carta dell'innamorato indica che c'è un forte sentimento e che voi state semplicemente un po' trincerandovi per delle paure, perché magari avete avuto delle esperienze passate. Poi alla fine del mese affronterete insieme magari appunto delle bisogni, delle necessità, e voi sarete quelli che riuscirete a dare la direzione su come affrontare questi bisogni. Se siete single, c'è un forte sentimento, c'è un forte desiderio, però voi non siete molto convinti. Questa persona è una persona rappresentata dal re di spade, molto rigida, molto razionale, anche un po' troppo forte di carattere. Voi siete un po' spiazzati da questo tipo di attitudine, e mi dà proprio l'idea che a fine del mese poi deciderete, insomma, comunque di imporre la vostra volontà di andare oltre, non necessariamente che tagliate la frequentazione, però insomma vedo molto che vi focalizzerete soprattutto su voi stessi e su le vostre esigenze. Vediamo per tutti cosa dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. E abbiamo il bambino ferito. È un archetipo che parla appunto di traumi nell'infanzia o comunque traumi passati, e che devono essere ancora superati. Io l'associo molto a questa carta, che tra l'altro è un po' centrale nella stesa, che è quella del 9 di bastoni, dove c'è il protagonista che si difende dietro un muro di bastoni. Praticamente questa carta sta dicendo che dovete buttare giù i bastoni e un po' aprirvi agli altri, che sia l'altra persona che frequentate, il vostro partner, oppure l'attività, il progetto, il nuovo percorso che si apre davanti a voi. Non farvi influenzare dalle vostre esperienze passate negative, perché come dire, vi sabotereste da soli. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se è così e se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella dell'ametista viola. Vediamo subito le energie del mese, poi dettagli con i tarocchi e infine la carta dell'archetipo per vedere che atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il serpente folle della terra. Indica come un fulmine che cade a ciel sereno, è una carta che indica un cambiamento inaspettato, improvviso, e solitamente in questo caso, siccome è riferita all'elemento terra, è un cambiamento che influenza la sfera materiale della nostra esistenza. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi.
Dunque, la prima parte del mese inizia con l'asso di denari e poi abbiamo il cavaliere di denari e il 6 di bastoni. La parte centrale del mese vede la carta dell'innamorato, la regina di spade e la carta delle stelle. E l'ultima parte del mese vede il 5 di spade, il 9 di denari e il lasso di bastoni. E l'ultima carta è la regina di denari. Beh, devo dire che è una bella stesa, un bel mese, pieno di effettivamente di sorprese, perché abbiamo il mese che inizia con l'asso di denari, che è una opportunità, un nuovo progetto, un qualcosa di nuovo che arriva nella vostra vita, di concreto, perché appunto parliamo dei denari, quindi anche qui dell'elemento terra, che voi accogliete nella vostra vita in maniera anche abbastanza decisa e tranquilla, perché abbiamo il cavaliere di denari che è una persona posata, però anche un buon manager, una persona con i piedi per terra, che riflette e che non si lascia sviare da emozioni inutili. E subito dopo abbiamo il 6 di bastoni che indica successo, vittoria, riconoscimenti, quindi dà proprio l'idea che la prima parte del mese sarà segnata da un nuovo progetto, un nuovo cammino che voi decidete di intraprendere e che vi porterà successo e appunto riconoscimenti, una vittoria in generale. Questo può essere di qualsiasi tipo, però appunto siccome hanno le carte, hanno soprattutto il seme di denari e poi quello di bastoni, può essere proprio qualcosa di tangibile, un'opportunità proprio che si apre a voi, quindi non tanto a livello emotivo quanto a livello proprio materiale, lavorativo, finanziario, eccetera. Quindi è sicuramente un avvio del mese molto, molto, molto bello, anche volendo proprio di successo con il 6 di bastoni, che è proprio indica qualcuno che è trionfante, no? Con l'alloro che segna la vittoria, torna in città, quindi proprio c'è il riconoscimento pubblico del vostro successo, quindi non solo a livello intimo, ma proprio esposto. La seconda parte del mese vede la regina di spade che vi rappresenta e punta dritto verso la carta delle stelle, quindi vuol dire proprio che voi con una mente anche molto decisa, razionale, chiara, cristallina, ehm, andate verso appunto una direzione che vi porterà a ulteriore vantaggi, ulteriore successo. La carta delle stelle anche qui indica ulteriori opportunità che vi si aprono, oppure semplicemente un ulteriore sviluppo positivo nel cammino avviato dall'asso di denari. La carta dell'innamorato vicino alla regina di spade indica appunto magari una decisione che vi riguarda, che magari indica lo sviluppare o meno questo cammino
intrapreso, una scelta da compiere e voi non avete dubbi, perché appunto siete, come dire, fate riferimento anche a un obiettivo di lungo tempo. Di solito la regina di spade è una persona con una visione di lungo periodo e le stelle appunto indicano come la stella di Betlemme, no? Quindi una direzione da seguire e voi siete convinti del fatto vostro e a metà mese quindi deciderete gli obiettivi successivi che volete appunto raggiungere e le stelle promettono appunto successo, ulteriori sviluppi positivi. Quindi è una scelta che compiete, che è fortunata, che comunque insomma è assolutamente in linea con quello che volete effettivamente fare. Quindi sicuramente una scelta positiva anche nel lungo periodo. D'altra parte la regina di denari indica una forza pratica, una energia concreta, radicata a terra, quindi una persona senza tanti dubbi, anche qui che non si fa trascinare da molte emozioni, perché in generale tutte le figure che vedo qua in questa stesa sono persone molto radicate, molto concrete. Il cavaliere di denari, la regina di denari, la regina di spade, sono tutte persone che decidono molto in maniera concreta e razionale e saggiamente, direi. L'ultima parte del mese vi vede appunto ulteriormente in una fase ulteriore di crescita anche a livello economico e con nuovo entusiasmo appunto. Vedo proprio che ci sono delle attività che sorgono, altri progetti da avviare, nuova energia che vi arriva con l'asso di bastoni e voi siete molto sicuri di voi stessi, molto sicuri delle vostre capacità, avete una base solida anche concreta per avviare nuovi progetti, nuove attività con la regina, scusate, con il 9 di denari. Il 5 di spade può indicare appunto che avrete anche però un po' di discussioni con qualcuno nel vostro entourage, ma da cui riuscirete, uscirete vittoriosi anche in questo caso, quindi niente di particolarmente problematico. Sono sicuramente delle carte molto belle. Il serpente foglia della terra in questo caso quindi indica un cambiamento ma radicale, ma anche segnato da appunto la positività, perché appunto proprio la prima carta in apertura è l'asso di denari, quindi proprio un nuovo cammino che si apre davanti a voi che continua a rinnovarsi con l'asso di bastoni alla fine del mese, quindi proprio è una bellissima stesa. Dal punto di vista lavorativo, appunto, avrete dei riconoscimenti, avvierete un nuovo cammino, una nuova fase all'inizio del mese. Voi riuscite ad andare per la vostra strada in maniera sicura, tranquilla e sarete premiati, avrete dei riconoscimenti al lavoro pubblici per questo. A metà mese dovrete prendere delle decisioni senza problemi, lo farete seguendo appunto degli obiettivi anche di lungo periodo e la carta delle stelle indica che è una decisione che fate bene a compiere e che vi darà poi nel lungo periodo dei premi, anche nel breve periodo perché appunto la stella di solito è una carta molto, molto positiva. L'ultima parte del mese, appunto, sarete magari coinvolti in alcune discussioni
con altre persone, che possono essere colleghi, che possono essere dei clienti o che altro, ma niente di particolarmente grave, voi siete sicuri di voi stessi e andate avanti anche in altri progetti, in altre attività. Diciamo, siete al momento estremamente positivi, estremamente energici e quindi non vi fermate per questo. Dal punto di vista sentimentale c'è una nuova fase concreta nella vostra vita con una persona che è molto metodica, molto seria, anche molto concreta, dal cavaliere di denari, sempre cavaliere è, quindi ancora non è una fase matura, non è una persona estremamente matura, però è concreta, è posata e con cui appunto vi trovate bene, vi troverete bene all'inizio del mese. La parte centrale è molto bella perché abbiamo la carta del, um, dell'innamorato insieme alla carta delle stelle, voi siete in mezzo e vedo proprio che anche razionalmente riuscite comunque a aprirvi a delle esperienze nuove con questa persona che frequentate. La carta delle stelle è anche una carta di guarigione, di fiducia nel futuro, fiducia nel prossimo, apertura verso le emozioni. Vedete, c'è questa ragazza come simbolo dell'acquario, no? Che infatti è solitamente legata all'acquario come carta, che versa l'acqua non solo sulla terra, ma anche dentro il lago, accanto a lei. Non è sprecare l'acqua, è proprio condividere le proprie emozioni con le persone attorno a sé. Quindi è proprio un'apertura, una fiducia, un guarire da ferite magari interiori del passato, perché solitamente la regina di spade è anche una persona che può molto razionale appunto perché magari ha avuto delle ferite passate, ma appunto a metà mese io vi vedo proprio aprirvi. Ci saranno un po' di discussioni con questa persona che frequentate, col vostro partner alla fine del mese, però non vedo sinceramente grossi problemi. Carta del 9 di denari indica proprio anche la necessità da parte vostra comunque di ehm, pensare a voi stessi, quindi non soltanto di considerarvi un duo con l'altra persona, col vostro partner, bensì centrare l'attenzione su voi stessi e anche una, appunto, come nel caso, come detto precedentemente, una carta di fiducia in se stessi. Quindi vi vedo molto, molto forti alla fine del mese e molto energici. Poi l'asso di bastoni è una carta di passione, quindi sicuramente questa passione continua nel rapporto con questa persona che state frequentando o con il vostro partner. Vediamo un attimo la carta dell'archetipo, cosa suggerisce su come comportarsi in questo mese e abbiamo il guaritore. Quindi il guaritore appunto indica di guarire vecchie ferite, di guarire vecchie mancanza di fiducia costruita nel tempo su voi stessi, di appunto andare oltre queste ferite anche interiori, sia a livello, se guardiamo a questa stessa a livello sentimentale, appunto guarire con la carta delle stelle,
sia a livello più in generale, appunto avere più fiducia nel futuro, ehm, non farvi limitare da magari esperienze passate, blocchi interiori, perché appunto è un mese estremamente positivo, estremamente raggiante. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo rosa. Vediamo subito le energie generali di tutto il mese, poi i dettagli con i tarocchi ed infine il consiglio della carta degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il benevolo sovrano dell'acqua. È una carta di piacere, nel senso che dà l'idea proprio che voi volete prendervi cura di voi stessi, di fare le cose che vi rilassano, che vi fanno star bene, di darvi un po' di regali e quindi di, come dire, anche trovare gioia nella situazione, nelle cose che vi circondano. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque, iniziamo con la carta della morte. Poi abbiamo la carta del re di bastoni, poi il 7 di spade, dopodiché a metà mese abbiamo il 4 di bastoni, l'asso di bastoni e il 4 di coppe. E a fine mese iniziamo con l'8 di coppe, il re di denari e il 9 di denari, scusate, 9 di coppe. E l'ultima carta è l'asso di denari. Bene, quindi c'è un qualcosa proprio che inizia di concreto, un nuovo inizio nella vostra vita, una porta che si apre con l'asso di denari, quello è molto molto bene. Vediamo dunque, c'è molta energia in questo mese nella vostra vita con l'asso di bastoni, proprio una forza vitale molto molto forte, vedo. E il mese inizia con la carta della morte. Non è una carta brutta come la intendono normalmente chi appunto non legge i tarocchi, bensì anzi indica un cambiamento. Ovviamente il cambiamento può essere meglio o in peggio, però comunque indica una trasformazione. Ehm, con la carta successiva del re di bastoni dà proprio l'idea che sia una trasformazione positiva, perché appunto il re di bastoni è una persona molto capace, molto forte, con una forte personalità, un forte carattere, e quindi dà proprio l'idea che come se precedentemente a questo mese qualcosa sia venuto meno nella vostra vita, qualcosa è finito e questo ha portato a una trasformazione dentro di voi che vi ha in realtà giovato, che vi ha
rafforzato, però nel senso non perché appunto sia stato necessariamente una fine di un qualcosa che vi ha traumatizzate, come tutti i traumi alla fin fine rafforzano, è proprio che evidentemente è finita un qualcosa che probabilmente vi dava anche fastidio, che aveva finito la sua funzione, e il fatto che sia l'inizio della stesura del mese indica proprio che questo è il motivo per cui in questo momento vi sentite molto però padroni di voi stessi, molto molto forti. C'era evidentemente una situazione che è andata a finire e che quindi in realtà poi alla fine questa fine vi ha giovato. Il 7 di spade può indicare che ci siano ancora un po' di strascichi da parte di questa, che vengono da questa situazione passata, che devono essere ancora portati alla luce, perché il 7 di spade indica un po' qualcosa fatto alle spalle, ma anche la volontà un po' proprio di lasciar perdere una situazione che ha finito la propria funzione, no? Un po' una carta di colui che fugge, e quindi definitiva secondo me col fatto che sta alle spalle del re di bastoni dà proprio l'idea che voi vi state lasciando alle spalle una situazione che non vi piace, non vi piaceva, e che era appunto aveva le sue basi nel passato, e abbracciate il cambiamento con la carta della morte, perché appunto la carta della morte viene verso di voi, quindi voi l'accettate, siete anche volendo contenti, insomma. Quindi evidentemente c'erano delle cose che vi davano fastidio, e che avete, che effettivamente preferite evitare, che quindi il fatto che finiscano è tutto a vostro vantaggio, e voi ne siete appunto consapevoli. A metà mese vedo proprio questa energia, questa carica vitale rappresentata appunto dall'asso di bastoni, che indica anche nuovi inizi, nuova energia, nuovi progetti, e possono essere appunto legati anche alla vostra attività familiare, perché il 4 di bastoni solitamente indica proprio la propria casa, la propria famiglia, può indicare più in generale la stabilità, però insomma avete una base solida da cui partire e che vi dà appunto la carica che vi manca, perché il 4 di coppe solitamente è una carta che indica una forma di malinconia, o comunque poca carica vitale, ecco, mettiamo così, un po' di noia, che evidentemente vi coglie a metà a mese, però appunto c'è un nuovo inizio davanti a voi che vi ridà assolutamente la carica. Quindi un nuovo progetto, una nuova attività, un qualcosa che vi smuove da questa noia che evidentemente la troppa stabilità per un verso vi porta. Anche se sembra un po' assurdo in questo periodo, però in realtà evidentemente c'è un qualcosa che stagna nella vostra vita, che finalmente però le acque si muovono, perché appunto un qualcosa di nuovo, di piacevole, che vi dà la carica, arriva. E l'ultima parte del mese vede proprio il fatto che voi state come nell'energia del re di denari, quindi molto stabile, molto ricco, molto soddisfatto di se stesso, questa persona, ovvero voi, e quindi anche che si può permettere la realizzazione di
di sfizi, di lusso, di realizzare, dei desideri che ha. Quindi è veramente una fine del mese molto positiva. Questo re di denari è un po' come il benevolo sovrano dell'acqua, quindi una persona molto contenta di sé che si può appunto permettere di spendere, insomma, di realizzare ehm, dei desideri che ha nel cassetto. L'otto di coppe indica proprio questa volontà di andare verso una direzione nuova, di lasciare alle spalle appunto una situazione vecchia che ha chiuso proprio la sua funzione, che qui ritorna proprio il concetto della morte, andarsene via. Ehm, Anche il 7 di spade ha questo significato, insieme rafforzano il significato proprio la volontà di lasciarsi alle spalle le cose, delle situazioni ormai che sono stagnanti, che non servono più a niente. Il 7 dà un po' l'idea, il 7 di spade, che uno lo faccia anche un po' alla chetichella, mentre poi l'8 di coppe proprio decidi di farlo anche volendo apertamente, insomma. Quindi a livello lavorativo direi che appunto finisce una situazione che alla fine era più ehm, problematica che altro. Quindi voi abbracciate il cambiamento, abbracciate la fine di questa situazione, ne sorgono altre delle opportunità che vi danno molta più carica, che vi danno anche la possibilità poi alla fine del mese di appunto dedicarvi a voi stessi, di realizzare, farvi dei piccoli regali, realizzare dei sogni nel cassetto. Quindi è proprio un nuovo cammino, una nuova porta, opportunità che si apre davanti a voi. È un bel mese. Sia l'otto di coppe che appunto il sette di spade danno proprio l'idea di una volontà di andarsene. All'inizio del mese è una cosa che neanche confessate a voi stessi, poi evidentemente decidete di prendere un nuovo cammino. Può essere anche appunto che vogliate cambiare lavoro, progetto lavorativo, un qualcosa che si apre davanti a voi e che vi dà appunto l'opportunità di cambiare. A livello sentimentale, anche qui c'è la fine di una relazione che mi dà l'idea proprio che c'è stata nel passato, quindi per alcuni di voi può essere appunto questa morte, una relazione che è finita, che ancora si fa sentire a inizio mese come conseguenze, diciamo, psicologiche, però appunto è una fine che in realtà vi ha rafforzati e ehm, vi ha dato fiducia in voi stessi. C'è molta passione a metà mese, quindi secondo me c'è un nuovo incontro, anche una relazione che può dare una certa stabilità alla vostra vita e per chi non ha appunto una relazione. E poi a fine mese vedo appunto anche qui la possibilità di andare avanti in questa nuova relazione con questa persona che è rappresentata dal re di denari, quindi una persona solida, una persona matura, anche molto concreta. Quindi sicuramente per chi non ha una relazione, perché magari si è lasciata alle spalle una relazione nel passato e quindi ancora è single, vedo proprio che c'è
una nuova relazione abbastanza passionale e abbastanza avviata verso basi solide. Per chi è in relazione c'è un cambiamento all'interno della coppia, probabilmente dovuto anche a fattori esterni. Ciò non toglie che in realtà è un cambiamento positivo, perché appunto si rafforza la coppia anche a livello proprio emotivo, passionale a metà mese, e poi la cosa, diciamo, porta a la realizzazione di desideri, di sogni nel cassetto insieme a questa persona, al vostro partner, alla fine del mese. Magari andate da qualche parte insieme, per dire, visto che c'è l'otto di coppe che indica comunque un andar via. Vediamo un attimo cosa ci dice la carta dell'archetipo su che atteggiamento è meglio tenere in questo mese. E abbiamo la carta del liberatore. La carta del liberatore indica proprio di liberarsi, suggerisce di liberarsi da pensieri negativi, da pensieri che vi limitano, quindi diciamo richiama il concetto della carta della morte, porre fine a delle situazioni che, che hanno finito la loro funzione, che non vi servono più e che in realtà diventano dei limiti, delle barriere, delle catene che non vi permettono di vivere a fondo la vostra vita. In realtà invece questo mese dovete proprio aprirvi alle novità e prendervi cura di voi stessi con la carta del re, del sovrano dell'acqua. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!